Ma buonasera a tutti. Abilitiamo la chat così vedo quello che mi dite. Chat dal vivo, ok. Allora, fa freddissimo. Sono sulla spiaggia di Blocus e dietro di me un tramonto ormai andato. Peccato che dal telefono non si veda molto. Ero qua a fare foto. C'ho qua montata la mia amatissima Fuji X-T3 che abbiamo fatto foto fino adesso. Ha un tramonto a dir poco stupendo e comunque l'ho tutto fatto nel dettaglio nel vlog, quindi anche nel vlog che caricherò, il prossimo vlog che caricherò, ci saranno appunto magari anche le foto che ho fatto oggi, che ne ho fatte di belle. Ho pensato di fare questa micro, ciao Nicolò, ho pensato di fare questa micro mini diretta così tanto per ingannare un pochino il tempo, perché devo aspettare ancora almeno 10-15 minuti penso prima di avere la luce giusta che mi serve a me per poter fare la foto che voglio io. È da oggi che sono qua, foto ne ho fatte diverse, ne ho fatte secondo me anche alcune molto carine, però sto ancora aspettando questa benedetta luce che arrivi. Ovviamente tosse e tra l'altro penso di avere anche un pochino di otite perché mi si è tappato l'orecchio e sono 2 o 3 giorni che è tappato, quindi aspetto che si stappi. Oppure magari tra un giorno o due magari è il caso che vado dal dottore a vedere come mai sto orecchio mi si è tappato, anche se già lo so per il freddo, perché ho camminato col vento contro quest'aria gelata, ovviamente mi ha fatto venire un po' di tosse, un po' di raffreddore, un po' di otite appunto. E guardiamoci questo tramonto. Peccato che dal telefono non dia l'idea di quanto è bello. Questa è una parte della spiaggia. La macchina fotografica ci ha fatta vedere. Ah, questa è la mia macchina, non so se l'avevate già mai vista. Questa è colei che stavolta quest'anno mi ha portato in Danimarca. Questa è l'altra parte della spiaggia, è immensa, stiamo parlando di chilometri e chilometri di spiaggia. Laggiù in fondo si vede il faro che è spento perché è un faro antico che io chiamo l'UFO. Quindi situazioni in Italia sono finite. Sì, Alessandro, per il momento le esplorazioni del Midnight sono, diciamo, in pausa. Sono in pausa perché appunto io non ci sono. Non essendoci io che faccio le riprese, purtroppo non ci possono essere neanche le esplorazioni. Però ragazzi, io vi invito sempre comunque a seguire gli altri team che fanno parte della federazione. C'è Python Urbex, ci sono i Ghost Bro, insomma andate sul canale della federazione e trovate tutta la lista dei canali, dei gruppi che al momento sono ancora attivi. Ci sono i GPS, ci sono così non me lo ricordo, mi odieranno quelli che non ho nominato in questo momento, ma c'ho tipo un lapsus, non mi ricordo chi fa parte o no della federazione. Accidenti. Vabbè, comunque gli altri sono ancora attivi, gli altri fanno un lavoro che pressappoco è uguale al nostro. Tutti i team di Costante fanno pressappoco lo stesso lavoro, quindi guardare noi o magari nel frattempo guardare loro è più o meno la stessa cosa, quindi guardate loro e andate bene tranquilli. Io forse qualche esplorazione qua la farò, se trovo le persone giuste che vengano con me, mi vengano dietro e gli sta bene andare a fare queste, diciamo, escursioni notturne e non hanno troppa fifa, magari qualche esplorazione, qualche indagine la faremo anche qua, magari proprio nella foresta. Troppo simpatico comunque quel napoletano. Dicevo comunque,
perché sono qui ora? Perché sono qui ora? Perché ieri notte siamo venuti qua per vedere l'aurora boreale su questa spiaggia, perché sembrava che ci potesse essere. Almeno c'è un'applicazione che si chiama Aurora Map e fa vedere quando l'aurora boreale si avvicina abbastanza da poterla vedere anche qui dal nord della Danimarca. Ieri sera poteva essere una serata buona per vederla, solo che però non lo è stata perché c'era nebbia. A un certo punto è calata giù la nebbia e non si vedeva più niente, ma niente. Allora siamo comunque venuti in spiaggia perché ormai era quello il piano e ho deciso di fare qualche foto. E praticamente appena arrivata abbiamo trovato 2 macchine impantanate nella sabbia, quindi come primo lavoro, job number one, ci siamo messi a trainare con il mio 4x4 le macchine fuori dalla sabbia. E mi sta succedendo così spesso questa cosa che sto pensando di trasformarlo in un piccolo lavoro. Potrebbe essere un piccolo lavoro part time, a dire la verità, perché non lo so, non da chiedere tanto, però bene o male chi rimane impantanato nella sabbia, non lo so, 50-100 corone, no? Ti tiro fuori e via. Tanto ho abbastanza tempo libero durante la settimana, posso fare in su e giù per la spiaggia a portare fuori gente dalle dune. Scherzo ovviamente, no? Però neanche tanto, perché potrebbe essere un'idea di business. E insomma qualche foto l'ho fatta, che l'ho già pubblicata, quindi se l'andate a vedere su Instagram, sul mio Facebook, le 3 foto che ho fatto ieri sera già sono visibili. E sono un po' astratte ovviamente, magari qualcuno le potrà guardare e dire ma che roba è, tutto buio, però a me piacciono, cioè se vi piace il genere sappiate comunque che tecnicamente erano molto difficili da fare queste foto, molto difficili perché sono lunghe esposizioni e le lunghe esposizioni vanno fatte con un controllo remoto con la camera sul treppiedi. Prendere il fuoco al buio ovviamente è una cosa semi impossibile, però secondo me su quei 20 scatti che ho fatto quei 3 erano buoni. Qui la luce sta ancora calando, che poi il bello io ho preso l'iPhone 13 e poi faccio le dirette con l'iPhone 7. E voi direte perché? No, ma che buffa cosa che vedo laggiù in fondo. Non si vedrà mai in camera, però nel mezzo dal mare c'è come una luce che va a intermittenza. Ma che bello. Chissà che cos'è. Comunque dicevo, faccio le dirette con l'iPhone 7 perché ci ho messo la scheda danese, col numero danese e ovviamente internet danese, mentre invece con l'iPhone 13 ho la mia scheda italiana, perché io ho letto che era dual sim, no? Doveva essere dual sim l'iPhone 13, solo che però una sim si chiama eSIM, nel senso che è virtuale, cioè non è fisica, quindi ci ho potuto mettere ovviamente la mia fisica italiana e ho provato a vedere quali erano nel network qua in Danimarca che consentivano questo discorso qui della eSIM, e purtroppo non c'era Lebara, e Lebara qui è il network migliore da usare. Infatti quello che sto usando ora per trasmettere, la scheda che avevo già preso e messa nell'iPhone 7 appunto, è una scheda Lebara. Però ora che ci penso ho fatto una cosa molto stupida, perché potevo usare questo telefono qua per fare l'hotspot e trasmettere con l'altro. Vabbè. Va bene per la prossima volta. Comunque ora la luce mi sembra che sia abbastanza calata, quindi forse riesco a farla questa foto ora. Sì, penso che ce la potrei fare. Poi sta facendo un freddo allucinante. Ma freddo, freddo. E io più parlo più c'ho la tosse. Ok, ragazzi,
per il momento vi saluto, finisco di fare queste 3-4 foto che volevo fare e poi ci aggiorniamo più avanti, ok? Fatemi sapere se vi garbano i vlog, ok? Se devo cambiare qualcosa, farli meglio. Scusate, è presa la tosse ora come parlo tossisco. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate dei vlog, se vi piacciono, se pensate che sia carino continuare a farli o se invece dovrei smettere di pubblicarli perché magari, che so, non piacciono, non lo so, magari uno ci pensa a queste cose, oppure se li volete magari più, diciamo, divergenti, nel senso farli magari quando vai, che so, in una città diversa o a fare qualcosa di veramente diverso, perché io nei vlog ci metto proprio la mia vita quotidiana qua, che magari non interessa a tutti, però se nei commenti me lo scrivete quello che vi interessa, magari cerco di venirvi un pochino incontro. I vlog sono carini, farli più spesso addirittura. Io pensavo di rallentare, invece mi sembrava di pubblicarli anche troppo spesso. Va bene ragazzi, per il momento così ti facciamo compagnia. Sì, è vero, quello sì, in effetti sì. E vi ringrazio. Raga, ci si becca più avanti. Io finisco di fare queste 3 foto, che la luce è quella giusta, ovviamente non si vede dal telefono, perché continua a farvelo vedere dal telefono che non si vede. Comunque è bello, se potessi regolare l'esposizione di questo per potervelo far vedere, ora è proprio una bella luce. Comunque fate conto che è così, però molto più porpora, molto più magenta, molto più buio. Raga, vi saluto qua dalla Danimarca.